Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, calciomercato ovviamente, 22 giugno, parliamo delle indiscrezioni di mercato, delle notizie di mercato, tutto ciò che è successo nelle ultime 24 ore, abbiamo parlato già di Tonali, dell'asta che si può scatenare per Frattesi e di Tonali a Newcastle, eccetera, 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 trovate il video sul mio canale appena caricato, andiamo a vedere le altre squadre di Serie A come si sono comportate, cosa si muove, se c'è qualcosa che bolle in pentola o meno. Prima di cominciare, iscrivetevi al canale ragazzi, così restate aggiornati e non perdete il flow su questo calciomercato che entrerà nel vivo dal 1 luglio. E cominciamo e andiamo a vedere cosa è successo. Allora, ultime notizie. Juventus, ufficiale l'addio di Angel Di Maria. La Juventus dice addio ad Angel Di Maria, l'argentino lascia dopo una sola stagione in bianconero. Un'annata trascorsa da alti e bassi che lo ha visto protagonista al mondiale vinto dalla sua Argentina, ma anche poco incisivo nella breve esperienza a Torino. Grazie di tutto, Fideo, in bocca al lupo, eccetera, eccetera, si legge nella nota ufficiale del club. L'attaccante infatti farà ritorno al Benfica, la squadra che nel 2007 lo acquistò dal Rosario Centrale, quindi Di Maria si è conclusa l'esperienza Serie A, arrivederci e grazie. Quest'anno dovevi fare la differenza, ma non l'hai fatta, anche per meriti del grandissimo tecnico che va a dare lezioni di tattica a Coverciano, addirittura, Allegri, mamma mia. Andiamo avanti. Inter, idea di Miral in prestito secco. L'Inter starebbe pensando a Merita e Miral per andare a rinforzare il pacchetto difensivo. La squadra di Simone Inzaghi ha bisogno di un giocatore in quel ruolo, soprattutto dopo gli addii di Skriniar e D'Ambrosio. Secondo la Gazzetta dello Sport, che fonte, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro segreto fra i due club. Il turco infatti non rientra più nei piani del tecnico Gasperini, ma l'Inter sarebbe intenzionata a prenderlo solo con la formula del prestito secco. Vedremo come andrà a finire questa situazione. Non credo nella fumata bianca, ma vedremo. Juventus, Rovella possibile chiave nell'affare Milinkovic-Savic. Ne abbiamo parlato ieri, ne parliamo anche oggi perché questa sarà la notizia che finché non troverà l'ufficialità sarà la notizia che ballerà tutti i giorni tra le indiscrezioni di mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ancora, fonte inestimabile, Niccolò Rovella piace a Maurizio Sarri e potrebbe rivelarsi la chiave per arrivare finalmente a Milinkovic-Savic. Claudio Lotito valuta il serbo sui 40 milioni e non vorrebbe contropartite tecniche. Giusto, 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 giusto così, sono d'accordissimo nel cash e via. Dal canto loro i bianconeri dispongono di due giocatori graditi all'allenatore toscano, Rovella e Luca Pellegrini, già in prestito alla Lazio dallo scorso gennaio. Vedremo perché c'è anche l'Inter alla finestra, il Milan che farà cassa per Tonali e avrà soldi disponibili. Vedremo come andrà a finire, però la Juve sappiamo che è piazza gradita dal calciatore e vedremo se porterà questo acquisto a casa che sarebbe veramente un colpo da 90. Napoli, Kvaratskhelia verso il prolungamento fino al 2028, l'abbiamo letto ieri. Qui Kvaratskhelia è pronto a dire un altro sì al Napoli, secondo ancora sempre la Gazzetta dello Sport. Il presidente De Laurentiis vuole blindare il suo gioiello, pronto un contratto fino al 2028 con l'ingaggio di 3 milioni a stagione. Doveroso farlo, 3 milioni mi sembrano una cifra giusta. Kvaratskhelia al primo anno a Napoli, poi sarà sempre un'escalation verso l'alto in base alle prestazioni del calciatore. Vai Kvaratskhelia. Retegui, situazione di calcio estero che però ci può interessare. Attenzione, il presidente del Tigre dice che è il momento ideale per venderlo. Sarà difficile poterlo averlo con noi dopo questa sessione di mercato, è un giocatore molto cercato, eccetera, eccetera. Se dipendesse dalla nostra volontà non lo venderemmo mai. Ci sono squadre interessate a Retegui che sono Milan, Inter e Fiorentina. Questo mercato sarebbe ideale per venderlo. Di offerte concrete non ce ne sono, ci sono tanti sondaggi, il suo entourage sta lavorando. Io, ovviamente, avendolo visto solo nelle poche apparizioni con l'Italia, non lo so. Non lo so se possa essere un acquisto che si può rivelare azzeccato. Come calciatore io lo vedo, non voglio sbilanciarmi, però assomiglia al Tanque Dennis che venne a Napoli, che poi è andato all'Atalanta.
calciatore che può dire la sua in Serie A sicuramente, dà un potenziale di una quindicina di gol a stagione, nel caso però giochi tutte le partite. Vedremo come andrà a finire. Comunque Milan, Inter e Fiorentina interessate. C'è una svolta nella situazione Frattesi Inter. Sì di Frattesi, Lukaku può restare. Allora, l'Inter sta lavorando per costruire la nuova squadra in vista della prossima stagione. La società nerazzurra avrebbe incassato il favore di Davide Frattesi. Al Sassuolo andrebbero 35 milioni più il cartellino del giovane Samuele Mulattieri. Sul fronte Lukaku c'è anche l'accordo con il Chelsea per prolungare il prestito. Per sbloccare tutte queste operazioni occorrerebbero i soldi derivanti dalla sessione di mercato di Brozovic. Il croato è pronto a dire sì alla richiesta dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. L'abbiamo letto anche ieri sera, è uscita una notizia che c'era una squadra su Frattesi che era sopra le altre per quanto riguarda quest'asta che quest'asta che si sta creando. Ovviamente parliamo di Juventus, parliamo di Inter e Milan con la cessione di Tonali, però l'Inter è avanti, almeno a quanto dicono le ultime notizie, avrebbe il sì del calciatore. Bisogna vedere quanto sia vero o meno. Salernitana, Castagnos può partire dopo aver risolto il caso Sosa. Napoli, non Napoli, rimane a Salerno l'allenatore. La Salernitana potrebbe pensare di cedere Castagnos. A quanto pare il direttore sportivo Morgan De Santis non lo ritiene indispensabile per il progetto futuro. L'agente del giocatore Mario Giuffredi, stesso agente di Mario Rui, non esclude affatto una cessione del suo assistito nelle prossime settimane. Sepe invece resterà a Salerno onorando gli altri 3 anni di contratto. Vedremo cosa farà Castagnos. La Salernitana però credo che abbia un'impostazione societaria nel far bene, nel far crescere la società per il futuro, quindi non tiriamo subito conclusioni affrettate. Parlo per voi tifosi della Salernitana, perché secondo me sarà una sessione di mercato volta alla crescita della squadra e della società. Le ultime, ce n'è un'altra. Il Fenerbahce, chiamatelo come volete, annuncia l'acquisto di Dzeko. Edin Dzeko è ufficialmente un calciatore del Fenerbahce. Il club turco ha annunciato la chiusura della trattativa con un tweet. Il bomber bosniaco lascia così, dopo 8 stagioni, la Serie A. L'attaccante di fama mondiale sbarcherà ad Istanbul per effettuare le visite mediche, eccetera, eccetera, eccetera. A me dispiace non vedere più Dzeko in Serie A, perché è sempre un attaccante che mi è piaciuto. È sempre un attaccante che, vuoi o non vuoi, ha tolto le castagne dal fuoco, soprattutto 2 anni fa. All'Inter, però, 38 anni si fanno sentire. La Turchia sta diventando una sorta di campionato di prepensionamento dei calciatori che non vanno in Arabia, vanno in Turchia, quindi è un motivo che si rinnova ovviamente settimana dopo settimana. Ne partiranno altri per la Turchia. Lazio, Audero per la porta. Roma, proposto Van de Beek, ma non c'è niente di ufficiale, è solo una proposta del Manchester City. Milik è un privilegio continuare alla Juventus, è stato riscattato e lo sappiamo, è ufficialmente un calciatore della Juve. E queste erano le notizie per quanto riguarda, almeno fino a questo momento, oggi 22 giugno alle 11.07 del mattino. Vedremo in giornata cosa succederà, ne porteremo altre domani. Restate sintonizzati ragazzi, iscrivetevi al canale, sempre Forza Napoli, ciao!